Ciao a tutti, siamo ancora qui a parlare di energie rinnovabili e di risparmio energetico nelle applicazioni relative all'energia di secondo livello, ovvero all'energia termica. Abbiamo parlato di gruppi frigoriferi e c'è un altro ambito nel quale si può fare un importante risparmio energetico che è quello del free cooling o anche delle torri evaporative. Mi spiego, quando si impiegano free cooling o torri? Quando abbiamo necessità di acqua raffreddata per un processo industriale a livelli superiori magari ai 30-35 gradi, ovvero quando possiamo impiegare un sistema di raffreddamento che non sia un gruppo frigorifero. Possiamo impiegare una torre evaporativa, possiamo impiegare un free cooler, un dry cooler. Il vantaggio qual è? Quello di non avere i compressori, quello di risparmiare tantissima energia relativa alla refrigerazione e quindi complicazioni di macchina, circuiti frigoriferi, freon e quant'altro. Dove si attua il risparmio? In questo caso è molto semplice, utilizzando ventilatori con motori EC, cioè motori a controllo elettronico, quindi con inverter integrato o comunque con inverter. Questo perché? Perché solitamente si fa una regolazione sulla temperatura, ovvero abbiamo una sonda che sente la temperatura dell'acqua, impostiamo un set point e in base a quel set point andiamo a regolare la potenza necessaria per asportare l'energia. In passato, quando diciamo così, il costo degli inverter o dei motori EC a controllo elettronico era molto elevato, si optava magari per soluzione pluriventilatori, quindi si andava a fare una regolazione a gradini, parzializzando il numero dei ventilatori in funzione in modo da limitare la potenza necessaria in quel momento. I costi attuali dei motori a controllo elettronico consentono di ripagare un investimento di questo tipo in tempi decisamente interessanti. Ovviamente vale sempre la pena fare una verifica, fare un controllo. Vedo in ogni caso che sempre più spesso i clienti chiedono l'alternativa e la abbracciano. Perché? Perché consente degli effettivi risparmi energetici, consente un notevole risparmio anche dal punto di vista dei costi di manutenzione, perché è chiaro che se anziché far girare il ventilatore al 100% della velocità per 6 o 9 mesi all'anno gira a una velocità più bassa, anche il suo livello di usura è inferiore. A parte il livello di usura, a parte la manutenzione, sicuramente abbiamo un risparmio energetico e di conseguenza la soluzione con motori a controllo elettronico, quindi con inverter, è una soluzione sicuramente ormai matura che si può adottare in modo generalizzato sui controlli di temperatura, soprattutto sui controlli di temperatura, sui sistemi di raffreddamento per applicazioni industriali o su applicazioni di condizionamento che debbano lavorare 365 giorni all'anno, ovvero sempre. È chiaro che se ho un impianto che lavora solo d'estate, magari i tempi di recupero del mio costo di investimento saranno un po' più lunghi, ma anche in quel caso vale sempre la pena analizzarlo, perché durante le ore notturne, quando la temperatura scende, chiaramente possiamo andare a modulare la velocità dei ventilatori, perché abbiamo una maggiore efficienza dello scambiatore, quindi necessità magari di meno aria, e possiamo far girare i ventilatori più piano e recuperare energia. È interessante questo argomento, sì. Buona giornata e grazie.